finalmente siamo arrivati a Ledenon, abbiamo fatto un bel viaggetto di 4 ore e mezza, anzi 5 direi, però nel massimo comfort come vi abbiamo raccontato. Beh, che dire, essere qua dopo 20 anni è veramente un'emozione fortissima. Guardo la pista, dopo vi faccio vedere meglio perché faremo una track walk. Sergio che cosa sta facendo? Perché? Perché tutte le volte che lo porta a Ledenon si deve arrampicare su una terretta dove è proibito andare? Sergio! Niente. Aziona un semaforo. Ah, giusto, per domani. Allora, iniziamo questo giro di pista insieme. Adesso siamo nella corsia dei box, che ovviamente è chiusa, ma in qualche modo la apriremo. Anche qua con le prove fonometriche non ci scherzano affatto, sono molto rigidi. Domani mattina, infatti, prima di entrare in pista dovremo fare, come sempre, controllo fonometrico ed assicurarci di avere meno di 99 decibel. Per me non è un problema, sono stato a Imola un paio di giorni fa dove ho fatto 97 decibel, per cui sono abbastanza tranquillo. Però sto già pensando... Anzi, vorrei capire se è possibile togliere il DB Killer e magari girare con lo scarico lungo, che ne fa circa 100-102. Non lo so, domani ci proverò. Allora, cominciamo dalla prima curva, che è quella che vedete alle mie spalle. Magari, ecco, così dovreste vederla meglio. Si chiama la triple gauche, è una curva cieca, sono 3 curve a sinistra, una attaccata all'altra. E fin qua tutto normale. Cos'è la cosa divertente? Che si arriva alla triple gauche dopo un rettilineo in salita, un po' come se fosse la salita per uscire dalla cantina di casa propria, una cosa del genere. Dopo ve la facciamo vedere, va? Ragazzi, guardate che spettacolo questo catino. Che spettacolo, eccetto le vie di fuga in ghiaia qua dove si va dritto. Io mi ricordo molto bene che una delle ultime volte che sono venuto qua con Sergio mi ha detto sta moto falla correre e l'ho fatta correre nella ghiaia. Vie mobili. Fai vedere, vai un po' in là. È tutta rigida. Vedi che l'hanno lavorata? Sì, e poi qualcuno ha lavorato dritto. Allora, alle mie spalle, oltre a Sergio, sempre la triple gauche, che è una curva cieca perché è tutta in discesa. Sono 3 curve da raccordare, una dietro l'altra. Così, a naso direi che secondo me queste si fanno in terza col 1000. Dai che sta finendo il video. Penso di sì, ma io lo farei anche in seconda. Dipende quando devi rallentare e staccare più sotto. Tanto la seconda è una seconda da 200. Sì, posso fare tutto il circuito in seconda. Allora, questa parte della triple gauche è interessante perché oltre ad essere in discesa è anche in contropendenza, quindi non ha banking, non ti contiene, anzi tende a sbatterti fuori, a farti andare nella ghiaia. Bene, qua c'è la seconda delle triple gauche, quindi la seconda di 3, mentre invece, adesso faccio un attimo controsole, qua c'è la terza e si inizia a salire, quindi c'è anche un cambio di pendenza tra la seconda e la terza. La seconda tende a buttarti fuori, la terza invece ha un cambio di pendenza che potrebbe somigliare un po' a quello nuovo di Cremona nel sinistra-destra. Ma ragazzi, non riesco a raccontarvi che figata è stare in questo posto. Non si vede letteralmente tra una curva e un'altra. Adesso abbiamo fatto la terza curva a sinistra, vi faccio di nuovo vedere, e qua alle mie spalle, pum, spunta una curva a destra in completa contropendenza e ci si butta nel vuoto per la prima volta. Sentite che bel vento? Non manca. Qua ci si butta in discesa per fare la prima curva a destra, un tornantino. Più ci sto dentro, più le guardo e più mi rendo conto che Ledenon in realtà sia una forma moderna e per adulti di montagne russe, perché sembra davvero un toboga. Abbiamo appena scollinato e adesso sì che davanti a noi vediamo un catino e vediamo soprattutto il resto della pista. Non sono certo che riusciate a vederla da questo punto di vista perché dovrebbe essere piuttosto sfocata alle mie spalle. Allora, c'è molto vento, quindi non sono sicuro dell'audio di queste riprese, però vorrei cercare di farvi vedere, ecco, mi metto un po' in luce, vorrei cercare di farvi vedere quanto cambia la pendenza tra una parte e l'altra. E qui si risale. Allora, questa ve la devo far vedere di qua perché dopo non riusciremo a vederla. Vedete alle mie spalle questa è la pista e questa invece è una via di fuga in ghiaia fatta in salita. Allora, abbiamo detto tornantino a sinistra da fare in seconda e dopodiché ci si inerpica per questa salita che come sempre non capiamo dove vada. Andiamo a scoprirlo. Allora, dopo questo breve rettilineo, qua alle mie spalle finalmente si torna in piano e c'è una bella curvetta da fare
a sinistra da fare in seconda marcia, però secondo me là, dall'altra parte, dopo la curva, ci aspetta una bella sorpresa. Allora, dopo piccolo rettilineo, tornantone a sinistra, fighissimo perché anche questo è in contropendenza, quindi la curva non ha banking ma tende a portarti all'esterno ed è uno di quei curvoni un po' alla stile tramonto in cui la corda va presa dopo, molto dopo. Ci siamo lasciati alle spalle il curvone a sinistra, di nuovo si sale, qua ragazzi è davvero fighissimo, ve lo faccio vedere, perché si sale e non si vede dove si va, qua non capisci dove stai andando, è salita, vedi che c'è un cambio di pendenza ma non si capisce dove stiamo andando. E oltretutto ovviamente il cambio di pendenza è con una bella curvettina che si fa a sinistra, qua vedete il cordolo, sono proprio curioso di vedere dove ci porterà questa curva. Allora, non sono sicuro che lo vediate, ma la curva ci porta in un precipizio. Qui letteralmente ti trovi lo stomaco all'interno della bocca. Io ricordo perfettamente la prima volta che l'ho fatto, mi sono spaventato, perché letteralmente la pista ti sparisce da sotto alla faccia. Passi qua, ovviamente la moto in penna, bisogna passare dalla terza alla quarta marcia con i 1000, però la sensazione fantastica è quella di precipitare nel vuoto. E devo dire, il rettilineo è abbastanza lungo, però non so se riuscite a vederlo alle mie spalle, c'è poi la via di fuga in salita che vi ho fatto vedere prima, quindi c'è anche una bella staccatina qua sotto. Allora, questa è la discesina di cui vi parlavo. Non so se in video riuscite a capire esattamente quanto la pista qua precipita nel vuoto. E poi là sotto c'è un bel curvone, un bel toboga di nuovo, che è da fare in terza marcia. Sì, sì. E niente, volevo farvi vedere il dislivello che c'è. Là è dove eravamo prima, lassù in punta. E voilà! Lì sotto invece praticamente passiamo dall'inferno al paradiso. Ragazzi, è uno spettacolo. Dopo la curva a destra si prosegue con un piccolo rettilineo, un altro curvone a destra che ci riporta in salita. Allora, questo passaggio mi ricorda molto le acque minerali di Imola dove sono stato qualche giorno fa. C'è un bel curvone a destra che si potrebbe fare in terza, un brevissimo rettilineo, seconda e poi si sale e si va di nuovo su per questa salita. Stiamo uscendo dalla buca e devo dire che è faticoso. A piedi comunque si fa fatica, non è proprio una salitella così che uno fa in scioltezza, un po' di fiatone c'è. E voilà! Ve lo faccio vedere, siamo quasi sulla punta della collina e di nuovo non sappiamo che cosa ci aspetta dietro. In tutto questo ho dimenticato di dirvi che c'è una particolarità qua alle Denon, e cioè che non ci sono i pannelli distanziometrici tra una curva e l'altra, per cui non c'è scritto 300, 200, 100. Ogni tanto mettono dei birilli e bisogna sperare che nella notte il vento non sposti i birilli, altrimenti proprio completamente ti fotte tutti i riferimenti della frenata. Siamo in pista ormai da mezz'oretta, io devo dire che non ho ancora visto nemmeno un pannello distanziometrico e quello che mi preoccupa un po' di più è che non ho visto nemmeno uno dei birilli che una volta c'erano per segnare più o meno i 100 metri, i 50 metri, quindi domani ci sarà davvero da ridere. E come tradizione vuole, qua c'è un nuovo meraviglioso, scusate passo con la camera davanti al sole, qua c'è un nuovo meraviglioso curvone a sinistra, anche questo è un bel catino, e quindi qui questa volta abbiamo banking. Fatto questo bel curvone a sinistra ci si ributta giù in questo nuovo serpentone che c'è alle mie spalle, dove c'è una curva a destra, una curva a sinistra e si arriva al rampino finale che sarà veramente divertente e direi ci buttiamo giù e ve lo faccio vedere tra un istante. Siamo a circa metà della discesa e anche questa devo dire che è tutto sommato molto impegnativa. Bisogna arrivare fino laggiù dove c'è il rampino di cui vi ho parlato poco fa e si parte da qua sopra. Vi garantisco che quando si è dentro si va giù davvero. Io non ho mai visto il cavatappi di Laguna Seca, ma onestamente non penso che sia molto diverso come pendenza. Allora, quando vi dicevo che poi si riparte con una salita che sembra quella del garage per uscire dalla cantina, non stavo scherzando, la vedete qua alle mie spalle? Questa è la salita. Vi garantisco, adesso vi ci porto con la camera, che faremo fatica a starci in piedi, figuratevi in moto. Eccola qua, alle mie spalle c'è il rampino finale. Non so, si potrebbe azzardare addirittura una prima, però poi bisogna mettere subito la seconda, altrimenti ci si cappotta. Eccola,
la vedete alle mie spalle, questa è l'ultima curva, un bel rampino stretto a stretto e poi di qua si riparte e si va verso il traguardo. Ovviamente il rettilineo del traguardo non è un rettilineo, ma in realtà è un lungo curvone a sinistra. Ecco qua c'è l'uscita per andare ai box. Giustamente con Sergio dicevamo prima, anzi mi diceva che se qua la moto si rompe devi spingerla, non ci arrivi, non c'è possibilità di arrivare fin su, niente da fare. E di qua ci si rimette sul rettilineo dei box. Ho il fiatone, volevo farvi vedere la pendenza. Ragazzi, è davvero una cosa incredibile. È davvero divertentissimo. Se non ci si sta dentro non ci si crede a quanto questa pista sia ondulata. E qua si ritorna sul rettilineo di partenza, lo vedete, là dietro c'è il caseggiato dove ci sono i box e qua c'è la torre di controllo del circuito. Eccolo il rettilineo di partenza, vedete il ponte che vi ho fatto vedere prima, la torre di controllo e qua vedete alle mie spalle le moto e le macchine partono in salita. Qua è veramente tosto e difficile. Davvero tosto, domani sarà davvero interessante. Quindi abbiamo fatto insieme un giro all'Edenon. Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Se ancora non l'avete fatto, per favore iscrivetevi al canale, attivate la campanella per le notifiche e magari se c'è qualche amico che è appassionato di l'Edenon condividete con lui questo video. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione verso l'alto. Per il video di oggi è tutto, spero di avervi intrattenuto. Adesso vi lascio con un giro di pista completo sul circuito di l'Edenon che abbiamo appena visto. Ciao riders!